Bentornati su Celebrita dalla Turchia, il canale che scava oltre i titoli e dà voce a ciò che di solito resta non detto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, unitevi alla community con il tasto abbonati e lasciate un commento. Stasera non parliamo solo di cronaca rosa, ma di una pagina che si sta scrivendo adesso, tra ricordi, silenzi e parole rimaste sospese. All'alba, in un piccolo paese nei dintorni di Izmir, la quiete di una mattina ordinaria è stata spezzata dall'arrivo di un'auto scura, lucida, con i vetri oscurati. All'inizio nessuno ci ha badato, lì le macchine passano, la vita scorre lenta, la gente si saluta per nome. Poi qualcuno ha intravisto il profilo dell'uomo al volante, il cappellino calato sulla fronte e gli occhiali a schermarne lo sguardo. Eppure la postura, la voce al telefono, quel modo di muovere le spalle, familiari. Credevo fosse un'impressione, ha raccontato un ragazzo del posto, ma era proprio lui, Gökberk Demirci. Da solo, in silenzio, pensieroso. In poche ore, i mormorii sono diventati un coro. In ogni stradina, tra i tavoli dei caffè, si ripeteva la stessa domanda: perché Gökberk era lì? Per gli abitanti, la risposta stava in un filo sottile teso tra curiosità e istinto. Perché quel paese non era un luogo qualsiasi, era il posto dove è nata Özge Yaz. Il suo nome, da tempo intrecciato a quello di Gökberk, aleggiava tra le case come un profumo riconoscibile. Testimoni dicono che l'attore non si è presentato con una scorta o con telecamere, ma in punta di piedi, come chi ripercorre tracce note e le misura con il respiro. La sua prima tappa è stata la vecchia scuola, un edificio semplice, scolorito dal sole e dal vento, lo stesso in cui Özge ha trascorso gli anni dell'infanzia. Qualcuno lo ha visto restare fermo davanti al cancello, come a contare i gradini con lo sguardo, come se ogni crepa raccontasse un nome, una risata, un'attesa. Poi è sceso lungo il fiume, verso la piccola sala da tè, il locale che i residenti ricordano come uno dei preferiti di Özge, quando veniva al tramonto con gli amici a guardare l'acqua farsi oro. Ha ordinato un tè nero, senza zucchero, ha detto il proprietario, e per quasi un'ora non ha fatto altro che fissare il riflesso della luce sulla corrente. Pareva cercare qualcosa che non si lascia afferrare. Lo hanno notato anche in piazza, davanti alla statua che per gli abitanti è il simbolo della resistenza del paese. E la coincidenza è saltata agli occhi: poche settimane prima, Özge era stata fotografata proprio lì, in posa accanto ai suoi, con un sorriso trattenuto, come chi custodisce una pace fragile. Secondo una persona vicina a Gökberk, però, non si è trattato di una deviazione improvvisata. Da tempo si volta indietro, ha confidato la fonte, e il nome di Özge ricorre spesso nelle sue parole. Ci sono capitoli che sente di non aver chiuso, cose non dette, emozioni lasciate a metà. Come se la storia, pur andando avanti, fosse rimasta in sospeso. I fan, che da anni seguono i due nel lavoro e nella vita, hanno riempito il web con frasi, desideri e supposizioni, slogan nati dal bisogno di credere che alcune strade possano incrociarsi di nuovo, che certe promesse non finiscano davvero. Il momento più toccante, però, non l'ha raccontato un cronista né un fan, ma una donna anziana che conosceva la famiglia di Özge. Si è fermato davanti alla casa in cui lei è cresciuta, ha mormorato, non ha bussato, non ha chiamato nessuno. Ha guardato una finestra, ha sospirato e se n'è andato. Gli si leggeva il cuore negli occhi. Poche ore dopo, qualcuno ha ripreso con il telefono l'istante in cui Gökberk risaliva in macchina. Nel sottofondo di una strada che sussurrava al tramonto, si sente la sua voce: ci sono luoghi che custodiscono più dei ricordi. Tanto è bastato a incendiare la rete. Nel giro di minuti, interpretazioni e analisi hanno viaggiato più veloci del vento, ognuna a modo suo convinta di aver colto il senso di quella frase. Secondo indiscrezioni non confermate, all'origine della visita ci sarebbe stata una lettera. Dicono che gliel'abbia scritta una vecchia amica d'infanzia di Özge, poche righe, il promemoria di una verità semplice, che l'amore autentico non sfuma, aspetta. Nessuno sa se quella lettera esista davvero, eppure l'idea ha dato alla sua presenza lì un'aura di fatalità, come se ci fossero fili invisibili a muovere il passo. Un giornalista di Izmir, che è riuscito ad avvicinarlo prima che ripartisse, ha descritto l'incontro con precisione. Gli ho chiesto se la sua visita avesse a che fare con Özge, ha raccontato.
Lui ha accennato un sorriso appena visibile e mi ha risposto: alcune storie meritano un finale diverso. Poi è salito in macchina ed è andato via, senza voltarsi. Quelle parole hanno fatto il giro delle testate, sono finite nelle didascalie, diventando materia per discussioni interminabili. Nel frattempo, il team di Osge ha scelto il silenzio. Un'amica dell'attrice, però, ha confidato che lei è stata informata della presenza di Gökberk nel suo paese natale e che la notizia l'ha profondamente sorpresa. È in una fase quieta, ha detto la fonte, concentrata sul lavoro e su se stessa. Sapere che lui era lì ha smosso qualcosa, non un dolore, piuttosto un'ondata di ricordi da guardare con calma. Le serve tempo per capire cosa significhi. Poche ore più tardi, gli sguardi più attenti hanno notato una storia di Osge su Instagram, un'inquadratura rapida del fiume del paese, accompagnata da una frase breve. Niente ritorna identico, ma tutto lascia un segno. La storia è scomparsa dopo pochi minuti, ma è bastata a scatenare un'ondata di emozione. Per chi crede ancora al loro legame, quelle parole non erano casuali, suonavano come un eco dello stesso richiamo che aveva spinto Gökberk fin lì. I salotti televisivi, inevitabilmente, si sono accesi. Opinionisti e commentatori hanno provato a decifrare il gesto. Non è il tipo che rincorre le luci, ha detto uno. Se è andato, non era per farsi vedere, cercava una risposta, o forse il coraggio di chiedere perdono. Altri hanno ipotizzato che quel pellegrinaggio silenzioso potesse segnare un inizio diverso, non per forza una ripresa romantica, ma un punto di pace, una tregua col passato. A rendere tutto ancora più intrigante è spuntato un video di una telecamera di sicurezza della sala da tè sul fiume. Nella ripresa sgranata, si vede Gökberk scrivere qualcosa su un tovagliolino e lasciarlo piegato sul tavolo. Il proprietario ha giurato che su quel foglietto c'erano 2 iniziali, tracciate con penna blu, O.Y, un messaggio, un ricordo, o soltanto un gesto automatico? Impossibile dirlo, ma per molti è diventato l'emblema di un sentimento che preferisce gli indizi alle dichiarazioni. C'è poi un dettaglio offerto da un altro abitante. Prima di lasciare il paese, Gökberk è entrato in un minuscolo negozio di fiori e ha acquistato un mazzetto di selvatici. Alla domanda della fioraia, ha sorriso e ha risposto: per qualcuno che illumina ancora le mie giornate, anche se è lontana. Bastava quello per trasformare un gesto semplice in un simbolo. In poche ore, quella frase ha fatto il giro del web, ripostata, salvata, discussa come si fa con i piccoli frammenti che restano addosso. Eppure, sotto il chiacchiericcio, c'è qualcosa di più semplice. Un uomo che fa i conti con la propria storia, una donna che prova a capire dove si ritrova, oggi, tra ciò che è stato e ciò che può ancora essere. Un giornalista turco, nella sua rubrica domenicale, l'ha scritto meglio di chiunque altro: Gökberk non è tornato per Osge. È tornato per incontrare la versione di sé che solo lei aveva conosciuto. Parole che hanno colpito perché sembrano ovvie e allo stesso tempo rare. La verità, a volte, è la cosa meno gridata. Nessuno dei due ha parlato pubblicamente da allora, e forse è proprio quel silenzio a tenere tutti col fiato sospeso. Intanto, però, il calendario ha preparato una scena che sembra scritta dal destino. Tra pochi giorni, Gökberk e Osge sono attesi allo stesso gala di beneficenza a Istanbul. Ai fan lo sanno e hanno già gli occhi puntati sul tappeto, pronti a cogliere un gesto, un cenno, una fotografia capace di suggerire che una pagina sta per voltarsi. Cos'è stato, allora, quel viaggio? Un atto d'amore, una ricognizione del cuore in cerca di una chiusa, o un saluto simbolico? Il segnale di una seconda possibilità, o la visita ai luoghi di ciò che, pur finito, non smetterà di avere un peso? Le risposte, forse, non stanno nelle frasi da prima pagina, ma nel modo in cui i due si guarderanno quando si troveranno nello stesso salone, tra luci gentili e applausi educati. Perché a volte i legami dicono più in un istante di 1000 dichiarazioni. Chi era lì, quel giorno, racconta che il paese ha reagito con rispetto. Nessuno gli si è parato davanti con l'insistenza di chi cerca un selfie, nessuno ha strepitato. Qualcuno ha offerto indicazioni, altri hanno preferito lasciarlo camminare, con quel passo misurato che si addice a chi non vuole disturbare neppure l'aria. Le vecchie ringhiere,
i cancelli arrugginiti, le voci dalle cucine aperte. Tutto, in quel suo passare, sembrava un album sfogliato piano. E quando si è fermato davanti al fiume, qualcuno ha sussurrato che l'acqua capisce i segreti meglio delle persone, perché li porta con sé senza giudizio. C'è chi giura di averlo visto sorridere guardando la scuola, come se un ricordo buffo gli fosse tornato in mente. C'è anche chi sostiene che abbia parlato con il custode della piazza, chiedendo da quanto tempo la statua fosse lì e se i bambini giocassero ancora intorno al piedistallo. Dettagli che non cambiano la sostanza, ma che raccontano la scelta di stare, di osservare, di ascoltare i luoghi con rispetto. Un modo gentile di toccare il passato senza schiacciarlo. Il tocco più poetico resta quella frase mormorata mentre chiudeva lo sportello: ci sono luoghi che custodiscono più dei ricordi. Che cosa custodisce, allora, un luogo come quello? Forse i frammenti di sguardi scambiati, di speranze rimandate, di discorsi interrotti a metà stagione. Forse la possibilità di accorgersi che il tempo non cancella, semmai trasforma. E che due persone, anche quando si perdono di vista, continuano a influenzarsi a distanza, come stelle che non si toccano ma si modificano l'una con la luce dell'altra. Di Osge, quel giorno, non c'è stata traccia. Solo quella storia su Instagram, rapida come un pensiero che fugge per non essere catturato del tutto. Niente ritorna identico, ma tutto lascia un segno. Una frase che non promette, non nega, non ferisce, apre. Lascia spazio. E in quello spazio la gente ha messo di tutto: ritorni clamorosi, incontri segreti, telefonate notturne. Ma forse il senso è più sobrio, quasi umile, ammettere che ciò che è stato non si replica, e tuttavia la sua impronta ci accompagna comunque, come un tatuaggio nascosto. Le discussioni televisive hanno aggiunto voce al coro. Chi ha richiamato l'idea del perdono, chi ha parlato di chiusure necessarie per potersi rimettere in cammino. Qualcuno ha ricordato come Gökeberg non sia mai stato incline alle platealità, e che quindi quel viaggio, proprio per la sua discrezione, pesa più di 100 apparizioni pubbliche. Altri hanno voluto vedere nell'assenza di dichiarazioni di Osge una forma di tutela di sé, proteggere il proprio equilibrio mentre si cerca di capire, senza dover rendere conto a nessuno. Intanto, quel tovagliolino con 2 iniziali ha assunto proporzioni quasi leggendarie. O.Y in blu, ha detto il proprietario. Magari era solo un gesto, una sigla buttata lì, eppure è stata letta come un piccolo altare di carta. La fioraia, poi, con il suo mazzetto semplice, ha aggiunto un'immagine leggera a una storia già piena di simboli. Un mazzo di fiori selvatici, scelti non per fare colpo, ma per somigliare a ciò che non si mette in posa, sentimenti scomposti, irregolari, veri. Ci sono racconti che si scrivono con la voce rotonda delle conferenze stampa, e ce ne sono altri che avanzano con parole sottovoce, con mezze frasi e gesti appena accennati. Questo appartiene alla seconda categoria. Forse è per questo che colpisce, perché in un mondo che urla, qui nessuno ha urlato. E allora la domanda resta, sospesa come una lanterna. Che cosa cercava davvero Gökeberg in quel paese ai margini di Izmir? Un ricordo? Un perdono? La prova che il passato può essere guardato senza temerlo? Presto, al gala, capiremo se ci sarà un nuovo capitolo o se lo si potrà chiamare epilogo sereno. Basterà uno sguardo a distanza, una stretta di mano tra sorrisi di circostanza, per scatenare un'altra ondata di congetture. Ma oltre il brusio, c'è la trama più importante: 2 persone che, nonostante tutto, restano l'una nella storia dell'altra. Forse è questo che conta davvero. Diteci cosa ne pensate: quel viaggio è stato un atto d'amore, una ricerca di pace o un addio gentile? Commentate qui sotto, le vostre intuizioni sono il cuore pulsante di questa community. E prima di chiudere, ricordate che storie come questa sono il motivo per cui Celebrita dalla Turchia esiste, per cercare non solo il chi e il cosa, ma il perché, il battito che si nasconde dietro ogni titolo. Mettete like, iscrivetevi e, se volete sostenere il nostro lavoro, premete abbonati. Alla prossima, con il cuore aperto e la curiosità sveglia. Perché a volte, davvero, il silenzio dice più di qualunque parola.